Dipartimenti allertati per il caldo record in Francia, ma il peggio deve ancora venire. Questo martedì si apre a Johannesburg in Sudafrica il vertice dei paesi BRICS, assente il presidente russo Vladimir Putin, inseguito da un mandato di arresto internazionale. Uccise 7 neonati, l'infermiera diabolica condannata all'ergastolo nel Regno Unito. La canicola attanaglia la Francia, la nuova ondata di caldo ha toccato le temperature più estreme finora di questa torrida estate che sembra infinita. Una cinquantina di dipartimenti sono sotto allarme arancione, non è escluso che alcuni passino a livello rosso. Ce soir, on ressortira quand ça va se calmer, mais ça va pas se calmer aujourd'hui, j'ai l'impression, donc je sais pas comment on va gérer ça. J'ai chaud, énormément. On fait en sorte qu'il soit hydraté toute la journée, qu'il soit bien trempé toute la journée et puis qu'il soit bien à l'abri également aussi. Le temperature in questi giorni non sono mai scese sotto i 30 gradi, più caldo che mai, in particolare nella città di Lione, dove i turisti sono alla ricerca, come possono, di fontane e qualche metro d'ombra. Secondo il ministro della Salute, martedì sarà la giornata più critica. La regione di Alexandroupolis, nella Grecia nord-orientale, sta fronteggiando nuovi violenti incendi. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme che hanno colpito un'ampia area boschiva. Le autorità hanno anche disposto l'evacuazione di 3 piccoli centri minacciati da 2 fronti del rogo. Al contempo nella regione di Prodromos, a nord-ovest di Atene, un uomo di 80 anni è morto per avvelenamento avendo inalato troppo fumo mentre cercava di salvare i propri animali da un altro incendio. In Spagna la situazione preoccupa soprattutto alle isole Canarie, qui da 6 giorni brucia un'area boschiva tra le montagne e i campi dell'isola di Tenerife. Le autorità assicurano che il peggio è passato, ma spiegano che nonostante gli sforzi l'incendio non è ancora sotto controllo. Secondo quanto riferito dalla polizia spagnola, il rogo sarebbe stato appiccato volontariamente. Numerosi incendi sono divampati in varie zone dell'Algeria, tra i più colpiti il villaggio di Tala nella provincia di Bejaia. Qui a partire dalla notte di venerdì le fiamme hanno rapidamente distrutto la vegetazione circostante, provocando un'ondata di panico fra gli abitanti e costringendo le autorità ad evacuare la popolazione. Le temperature straordinariamente elevate e i venti sostenuti hanno consentito agli incendi di diffondersi rapidamente, soprattutto nelle regioni montuose della nazione nordafricana. Finora fortunatamente non si registrano vittime. Il Sudafrica si sta preparando a ospitare il 15° vertice BRICS a Johannesburg, con dozzine di leader nazionali invitati e un importante assente, Vladimir Putin. Non potrà venire perché è sotto mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale, eppure questo vertice è cruciale per la politica estera di Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. In this current geopolitical landscape where the West is seeking to isolate Russia, it's become very important for Russia to expand its linkages with the BRICS countries, but also their various regions. So, because of the current conditions, BRICS has actually become even more important for Russia. La Russia sarà rappresentata in Sudafrica dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Putin ha insistito per rimanere personalmente in contatto con gli altri leader BRICS. Il presidente russo è accusato della deportazione di bambini dalle aree occupate verso la Russia. Ukrainian forces conducted counter-offensive operations on at least 2 sectors of the front and advanced near Robotyne, according to the Institute for the Study of War and the geolocated footage. Kremlin-affiliated mill bloggers claimed that Ukrainian forces captured unspecified Russian positions west of Verbove. There it is about 18 kilometers southeast of Orikhiv, and continued to attack Russian positions along the Robotyne-Verbove line. Another Russian mill blogger claimed that Ukrainian forces have partially succeeded in bypassing Robotyne and breaking through Russian defenses to Novoprokopivka
which is right here. The Institute for the Study of War says Ukrainian strikes against Russian deep area areas are generating discontent in the Russian infospace and could threaten the stability of Russian defenses on multiple critical areas of the front. It adds Russian frontline units, particularly in southern Ukraine, have frequently struggled with degraded morale following Ukrainian strikes on rear areas. The UK Ministry of Defence assessed that the Russian leadership has likely been pressuring the Russian Airspace Forces Command to improve Russian air defence coverage in western Russia, suggesting that both the higher Russian leadership and the ultranationalist information space are placing pressure on the Russian military command in response to the strikes. It was a tournament that broke new ground, a first ever FIFA Women's World Cup on the continent and first time winners too. Australia and New Zealand will be remembered largely for the co-host's incredible run to the semi-final, which saw record-breaking TV viewerships here in the country. I spoke exclusively with the FIFA president Gianni Infantino and asked him about the legacy of the competition. I'm extremely happy, extremely proud. This 2023 FIFA Women's World Cup has simply been the greatest, the best FIFA Women's World Cup ever. Great atmosphere, full stadiums, in the streets, everywhere. The people joyful, happy. Australia and New Zealand have been really fantastic hosts. Back home, 2 billion viewers in the stadiums, 2 million viewers. Many records were broken, surprises, results that we couldn't expect. 8 newcomers, a new world champion. I mean, what do you want more? Going forward, what would you say is the legacy of this competition? Well, I think this FIFA Women's World Cup has really had a transformational impact in society, definitely. Down under in Australia and New Zealand, that's what everyone here is telling me, but even globally, people are now viewing women's football in a completely different way, because for many it was maybe the first time that they were watching a game, and they see that actually it's a great sport, great athletes, great technical skills, great tactical skills, great emotions, great passion, the same as for the men, and with a extremely joyful atmosphere. So I think that everyone is looking now at women's football in a completely different way, and this is exactly what we wanted to achieve, and from here we move to the next level. And is that level, would you say now, in terms of the record-breaking figures that we've seen so far in this competition, do you think we'll ever, or do you envisage a time where as many eyes are on this competition in terms of the viewing numbers as on the men's World Cups of the past? Well, I think the future is definitely for women's football, and it's not just a PR thing. It's not just something that we say. It's really the facts and the figures which show it. And you know, half of the world population are women. So it is obvious that this is going to grow. This is going to prosper, and you know, I mean, already now there are not many men's competitions which can compete with this FIFA Women's World Cup. So starting from there, you know, I think the path is all open for this to become as big as the men's World Cup. Really appreciate your time. Thank you very much. Thank you so much. Thanks, Gianni. Thank you. So the FIFA president is bullish about the future of women's football. Over here, it would seem that the tournament has transformed the mindset of the sport. The location of the next World Cup yet to be decided, but whoever the hosts are, there'll be an expectation that 2027 is even bigger than what we've seen here in both Australia and New Zealand. Sam Ashu for Euronews in Sydney. Ergastolo senza condizionale. L'infermiera britannica Lucy Letby è stata condannata dalla Manchester Crown Court con la terribile accusa di aver ucciso 7 neonati e tentato di assassinarne altri 6 nel reparto di maternità della Countess of Chester Hospital tra il 2015 e il 2016. Nella lettura della sentenza, il giudice James Goss ha parlato di premeditazione, calcolo e malizia nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un impatto
impatto immenso sulle famiglie coinvolte. Una donna che l'accusa ha descritto come diabolica, fredda, calcolatrice, tenace, che si è sempre dichiarata innocente durante l'iter processuale, cominciato un anno fa. Trasferita nel giugno 2016 in un ufficio amministrativo, l'Ebbe è stata incarcerata nel novembre 2020. Le motivazioni che l'hanno spinta ai folli gesti non sono mai state del tutto chiarite. Nella sua abitazione sono stati trovati appunti scritti a mano. Uno di questi conteneva una sorta di confessione: sono diabolica, l'ho fatto. La polizia inglese ora indaga su migliaia di casi analoghi. L'ex diplomatico Bernardo Arévalo de León è il vincitore del secondo turno delle presidenziali in Guatemala. Arévalo, che ha sconfitto l'ex First Lady Sandra Torres Casanova, sarà il primo presidente progressista e moderato di sinistra al governo dal ritorno alla democrazia nel 1985. Il 64enne è noto per le sue campagne contro la corruzione e per il suo contrasto con i partiti al potere, che hanno persino tentato di estrometterlo dalla campagna elettorale bandendo il suo partito. Il Guatemala si trova in una situazione molto complicata in termini di corruzione e indebolimento dello Stato di diritto. Kim Jong-un osserva le esercitazioni della marina nordcoreana, durante le quali una nave da guerra avrebbe lanciato missili da crociera strategici. Le foto di Kim sono state diffuse dall'agenzia di stampa di Pyongyang, luogo e data non sono stati rivelati. Le foto di Kim arrivano proprio nel giorno dell'inizio delle esercitazioni annuali congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud. Già il 22 luglio scorso l'esercito sudcoreano aveva riferito che la Corea del Nord aveva lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo.